Ok, incominciamo la seconda parte della giornata proprio nell'ottica della collaborazione che Biobasic e i vari dipartimenti dell'università in questi ultimi anni si sono ampliati anche in progetti differenti e anche in campi che sono diversi dal settore dei dispositivi e dei cosmetici. Io direi di far presentare la professoressa da... Sì, allora scusate, riprendiamo i lavori, vedo che nonostante il caldo sono tutti presenti, resistono, vedremo di essere. Allora, sì, è con molto piacere che presento il primo relatore di oggi pomeriggio, che è la professoressa Paola Rossi, che siamo direi più che colleghe, anche amiche se posso dirlo, da tantissimo tempo. È un po' più giovane di me, beata lei, e che è del nostro dipartimento, siamo dello stesso dipartimento, che è professore associato di fisiologia generale appunto del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, che da sempre almeno sicuramente da un periodo abbastanza lungo si occupa in maniera specifica, come vedete da quello che compare nelle slide, di nutrizione. È anche responsabile del Master in Nutrizione Umana, che sempre afferisce al nostro dipartimento, e che ci parlerà di un argomento che abbiamo appena finito di pranzare, però che all'inizio infatti l'ho preso un po' in giro e ho detto: ma cosa fai adesso, ti occupi di peperoni? Poi dopo mi ha specificato che era una ricerca invece molto molto interessante. Infatti c'è già il titolo o ce lo dirai tu? Sì, quindi non devo dirlo. Le proprietà del peperone di Voghera, però, perché certo che non è mica un peperone qualunque, a livello dell'invecchiamento. Grazie. Bene. Paola, a te grazie la parola. Mille, grazie Ornella, sì, condivido questa amicizia ormai da tantissimi anni, grazie dell'invito, grazie a voi che siete presenti. Allora, volevo fare il primo esempio di una ricerca applicata, quindi parliamo del peperone di Voghera, potenziali effetti benefici sullo stress ossidativo correlato all'invecchiamento. Io sono una fisiologa, quindi studio il corpo umano, sono appunto direttrice del master, ogni tanto vi porterò nel master, ogni tanto vi porterò nel mio laboratorio, insieme a Maria Grazia Bottone, che è la nostra biologa cellulare. Vi faremo vedere proprio i primi dati che abbiamo ottenuto grazie a questa collaborazione con Biobasic. Questo è il nostro dipartimento, un dipartimento di eccellenza per la ricerca scientifica e per il quinquennio 2018-2022. Allora, innanzitutto perché studiare il peperone di Voghera? Allora, innanzitutto perché è un prodotto tipico del nostro territorio, ha delle caratteristiche nutrizionali che lo rendono ricco di proprietà benefiche, e poi vedremo l'inizio dei nostri studi, è proprio l'inizio dello studio, perché abbiamo avuto, poi vi faremo vedere, un dottorato di ricerca su questa tematica, e quindi per dimostrarne le proprietà antiossidanti e anti-aging, quindi anti-invecchiamento. Allora, c'è già questo articolo scientifico un po' datato, perché è del 2012, in cui era stato caratterizzata, dal punto di vista genetico e alcune caratterizzazioni dal punto di vista funzionale, da un gruppo, vedete, di ricercatori dell'Istituto Tecnico Agrario Statale Gallini, del Dipartimento di Scienze della Terra, del Consiglio del CRA e dell'INRAN e del nostro Dipartimento di Biologia e Biotecnologie. Allora, e arriviamo a questo network che è stato fatto tra tutte queste realtà, quindi Pepevo, che è un'associazione di tutela e di valorizzazione del peperone di Voghera, l'Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini, che in realtà ci fornisce la materia prima, hanno tanti cultivar, già da anni e anni che li isolano, lo Slow Food, la collega, l'Alma Balestrazzi, che è la nostra fisiologa vegetale, ma soprattutto la Biobasic. Grazie a questa possibilità di avere un dottorato di ricerca, questo è il 37° ciclo, mi viene un po' da ridere perché se penso che ho fatto il 6° ciclo capisco quanti anni è che sono, ahimè, sul campo. Allora, su innovazione green, quindi un programma PON, quindi sarebbe un progetto a livello nazionale di ricerca e di innovazione, quindi dal 2014 al 2020. E questa sorridente Federica, che è da qualche parte, non so bene dove, che poi la prossima volta parlerà lei, sicuramente.
Allora, innanzitutto, che cos'è lo stress ossidativo? Molto rapidamente, perché abbiamo poco tempo, ma sicuramente siete già, diciamo, imparati sull'argomento, come dico io. Allora, innanzitutto lo stress ossidativo è una formazione di radicali liberi che avvengono alla fine, diciamo, della nostra fornace metabolica, e che, se non tamponati da un adeguato sistema antiossidante, possono essere, diciamo, in surplus e dare origine, in quanto molecole altamente reattive, a una serie di ossidazioni a catena. In particolare, diciamo che le specie reattive dell'ossigeno determinano danni su tutte le biomolecole, quindi sia sugli acidi nucleici, sulle proteine, sui lipidi, e diciamo, lo stress ossidativo è strettamente correlato a processi degenerativi, ma anche processi neurodegenerativi, in generale all'invecchiamento. Detto questo, diciamo, i radicali liberi e le specie reattive accelerano proprio il processo di invecchiamento. Quindi negli ultimi anni è stata fatta tanta ricerca per trovare, caratterizzare, isolare sostanze bioattive con attività antiossidante che possono essere introdotti nella dieta per migliorare, diciamo, la nostra qualità di vita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda una cosa molto importante, perché è vero che l'aspettativa di vita sta cambiando, sta aumentando, ormai arriviamo, l'aspettativa di vita media è superiore agli 80 anni, ma ci ricorda che è anche una grande sfida, cioè invecchiare è un privilegio, è una meta della società ed è anche una grande sfida che ha un impatto anche economico sugli aspetti della società del XXI secolo. Quindi in America si parla tanto del healthy aging, no? Cioè dell'invecchiamento in salute. E io questa diapositiva la metto proprio perché, per farvi capire quanto è importante la nutrizione. Poi parleremo appunto delle caratteristiche del peperone di Voghera. Cioè in realtà siamo veramente responsabili del nostro stato di salute, perché se ci pensate i fattori epigenetici, quali ad esempio alimentazione, o meglio ancora nutrizione ed esercizio fisico, ce li gestiamo da soli. Adesso abbiamo appena mangiato magari, però effettivamente, diciamo, proprio sul lungo termine siamo noi che andiamo a impattare con l'epigenetica sul nostro stile di vita. E purtroppo appunto questo invecchiamento della popolazione non è esente da rischi, perché in realtà si accompagna a patologie neurodegenerative quali ad esempio l'Alzheimer, che a oggi rende conto, diciamo, del 60% di tutti i casi di demenza. Quindi healthy aging, healthy brain, no? Anche un cervello in salute. E questo l'ho messo proprio per ricordarvi che sicuramente prevenire è meglio che curare. E in quest'ottica ci dobbiamo muovere, perché la prevenzione attraverso la nutrizione serve proprio per nutrire, ad esempio, il cervello, preservare la memoria. E questo viene fatto, vedete, con, diciamo, le 5 porzioni di frutta e verdura, tra cui poi il peperone ha la sua, vedremo cosa fa proprio dal punto di vista quantitativo. La nostra famosa dieta mediterranea, che a volte non seguiamo o abbiamo, diciamo, poca aderenza, e soprattutto una dieta antiossidante, che può essere anche seguita con un aiuto di integrazione, ma io dico sempre prima mangiare, cercare di coprire i fabbisogni con l'alimentazione, poi eventualmente integrare. Quindi nutrirsi e curarsi con l'alimento. L'alimento diventa nutrimento, diventa cura, diventa, abbiamo visto, prevenzione, e così, in modo un po' ippocratico, vi ricordo che fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. E quindi è nata un sillogismo tra nutrizione e farmaceutica a costituire quella che è la nutraceutica. Ed è esattamente in questo senso che stiamo operando, diciamo, insieme alla Biobasic. Quindi grazie, diciamo, a questo dottorato di ricerca ci siamo proprio messi a studiare l'attività antiossidante del peperone di Voghera. Adesso questi sono proprio i primissimi dati, perché Federica ha iniziato da poco, diciamo, il primo anno di dottorato. Quindi primo problema che ci siamo posti: cosa prendere come controllo. Non abbiamo preso un peperone a caso, abbiamo preso uno dei peperoni migliori, diciamo, dal punto di vista nutrizionale. Quindi siamo andati a prendere il peperone di Carmagnola, che è un peperone IGP, è un peperone tipico del Piemonte, si usa nella bagna cauda, qualcuno la conosce, e diciamo ha tante proprietà benefiche, tra cui un
basso contenuto di sodio e molta vitamina C, ma vedremo che il peperone di Voghera ne ha ancora di più. Quindi abbiamo preso questo peperone come controllo proprio diciamo in senso estremamente positivo di un alimento che ha delle caratteristiche nutrizionali particolari. Senza entrare nei dettagli, che sono un po' noiosi, ma per farvi capire un po' quello che abbiamo fatto, allora abbiamo fatto una estrazione idroalcolica. Alla fine questi estratti sono stati caratterizzati dal punto di vista chimico-analitico, proprio per dosare, diciamo, le molecole funzionali di interesse, e poi abbiamo iniziato i primi test funzionali sulla vitalità cellulare e sullo stress ossidativo, utilizzando un modello cellulare che sono questi cheratinociti umani. Allora, intanto la caratterizzazione chimico-analitica, abbiamo ricercato subito tra le molecole bioattive quelle che hanno più interesse antiossidante, e in particolare siamo andati a ricercare i carotenoidi, quindi la vitamina A e diciamo in tutte le sue metaboliti vari. E se vi guardate, questo oltretutto vabbè, sono spettri, adesso senza entrare troppo nei dettagli, sono HPLC UV o visibile, e come vedete in pratica il peperone di Carmignola rispetto al peperone di Voghera è piuttosto simile, considerato appunto che stiamo parlando di un prodotto alimentare già molto particolare. Ma quello che era particolarmente interessante è che la luteina è presente quasi, diciamo, sicuramente in concentrazioni non doppie, ma quasi, rispetto al peperone di Carmignola. La luteina è una sostanza, una molecola bioattiva molto interessante, perché in realtà ha un impiego anti-aging, soprattutto un'azione protettiva, qui sarà interessato tuo marito, antiossidante soprattutto sull'occhio, quindi ad esempio sulla catarrata, sulla degenerazione maculare senile, quindi ha, diciamo, tutta una serie di valenze a livello proprio di aging, quindi come anti-aging, e la quantità di luteina stimata giornaliera è di 4-6 mg, quindi diciamo quantità che sono contenute nei nostri estratti, facilmente, diciamo, recuperabili da un'integrazione alimentare normale. In più, diciamo, se andiamo a vedere quelli che è un po' la Bibbia, no, dei nostri, diciamo, della nostra nutrizione umana, andiamo a vedere i LARN, che sono i livelli di assunzione raccomandata di nutrienti, vediamo che ci esprimiamo in retinolo o retinolo equivalenti. Il peperone di Voghera e comunque 100 grammi di prodotto fresco già contengono 0,2 milligrammi contro gli 0,7 milligrammi che bisogna assumere giornalmente di retinolo, quindi già copre, diciamo, abbondantemente una buona parte, diciamo, dell'alimentazione richiesta. Questi sono i LARN, che sono questi livelli di assunzione di nutrienti del 2014, sono in pratica raccomandati dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, dalla SINU. Allora, questo per quanto riguarda la vitamina A, in particolare la luteina. La vitamina C, abbiamo visto l'acido ascorbico e l'acido deidroascorbico, anche qui isolati, ovviamente abbiamo degli standard che ci hanno permesso di riconoscere negli spettri le molecole bioattive, e vedete che ad esempio la vitamina C è praticamente il doppio nel nostro peperone rispetto al peperone di Carmignola, quindi il dato, diciamo, è estremamente interessante. Quindi anche qua i LARN qui abbiamo 100 mg al giorno di vitamina C, guardate quanta vitamina C è contenuta nel peperone di Voghera. Quindi il messaggio qual è? Che una quantità di 100 grammi di peperone di Voghera copre i LARN sia della vitamina A che della vitamina C, quindi diciamo è un tipo di alimento che va a coprire proprio i livelli di assunzione raccomandata di nutrienti. E passiamo a un effetto invece funzionale. Allora, questi sono test in vitro in cui si viene misurata l'attività antiossidante su cheratinociti. Allora, in pratica i cheratinociti vengono incubati per 24 ore in presenza degli estratti e poi si reca un danno ossidativo utilizzando gli UV, quindi sottoponendo il irraggiamento per 2 minuti, 4 minuti, 6 minuti, 8 e 10 minuti. Allora, se guardate, anche in questo caso, qui vedete il peperone di Voghera in verde, il peperone di controllo in rosso, e entrambi proteggono molto bene, in modo abbastanza simile,
anche per tempi, diciamo, di stress ossidativo indotto da UV piuttosto lunghi, quindi proteggono, diciamo, circa il 40-50% a seconda delle condizioni sperimentali. Quindi dal punto di vista funzionale quella quantità di antiossidanti che abbiamo è più che sufficiente a proteggerci da uno stress ossidativo importante. Quindi il messaggio è che la miscela, diciamo, di componenti bioattive e antiossidanti, perché di fatto è una miscela, noi abbiamo caratterizzato 2 delle componenti, ma sicuramente ce ne sono molte altre, determina una elevata attività antiossidante del peperone di Voghera. Adesso, diciamo, quello che stiamo facendo è quello di utilizzare un modello di invecchiamento in vitro, perché per adesso abbiamo visto i cheratinociti, ma non abbiamo correlato l'effetto antiossidante con l'invecchiamento. Il modello più semplice che vogliamo utilizzare in vitro è quello di utilizzare delle linee cellulari ottenute da fibroblasti, quindi linee cellulari primarie in coltura da pazienti di 25, di 65 anni, da ultracentenari, e andare a vedere se lo stress ossidativo viene, diciamo, qual è l'effetto di modulazione dello stress ossidativo da parte di questi estratti. Questi sono gli esperimenti che Federica sta mettendo in campo. Allora, quindi per finire, quali sono gli obiettivi specifici di questo lavoro? Ho cercato in questi 6 punti di riassumerveli. Allora, innanzitutto studiare vari cultivar, perché adesso noi abbiamo preso questi perché avevamo questi essiccati, ma sicuramente avremo della materia prima differente e potremo andare a testare quella che è, diciamo, la materia prima migliore dal punto di vista dell'attività antiossidante. Poi dovremo mettere a punto le metodiche di estrazione di tutte le componenti bioattive. Faremo degli screening, quindi dei test funzionali degli estratti in vitro e, diciamo, anche test per vederne l'effetto, diciamo, sull'invecchiamento. Dovremo identificare gli estratti con maggiore attività biologica, quindi ci sarà una sorta appunto di imbuto proprio sugli estratti. Faremo una caratterizzazione chimica analitica delle frazioni estratte così identificate, e una possibilità che ci è venuta in mente, sulla quale avevamo già ragionato, è che si potrebbe pensare a un riutilizzo degli scarti del peperone di Voghera, che, diciamo, non sono pochi, perché lo scarto del peperone è abbastanza consistente, per eventuale uso cosmetico. Questo in un'ottica, diciamo, di economia sostenibile, economia circolare, quindi riutilizzo degli scarti. Quello che sarà molto importante dal mio punto di vista sarà quello di di riuscire alla fine a fare una stesura di linee guida standardizzate per la produzione degli estratti di interesse, quindi tutta la filiera deve essere in qualche modo assolutamente standardizzata. Quindi un peperone al giorno toglie il medico di torno, ma allora direi che possiamo dire che sicuramente è un ottimo prodotto dal punto di vista nutrizionale, sicuramente ci aiuta a coprire le esigenze di antiossidanti, e ringrazio Federica, che è qui presente, mi ha aiutato a preparare le diapositive, e ovviamente ringrazio la Biobasic che ha fatto parte di questi esperimenti, e vi ringrazio per l'attenzione. Tempo. Biobasic Europe, expert in innovation.